Proceda Massi Channel e mostri alla Spectre altre location in Costa Azzurra. Siamo ad Antibes, questo è Fort Carré, alias Palmira in Mai Dire Mai. O perlomeno, questi sono gli esterni di Palmira. Vedete quel pertugio là? Mi sembra di vedere qualcuno. Non è male, vero? No, Eccomi, o meglio, rieccomi dove ci eravamo lasciati. Mi trovo sempre in Costa Azzurra, ad Antibes, più o meno dove avevamo concluso lo scorso episodio, per analizzare ulteriori location del film Mai Dire Mai. In questa seconda parte trattiamo nello specifico le ambientazioni di Palmira, la fortezza nordafricana dell'antagonista Maximilian Largo, dove termina la storia. Partiamo da Fort Carré. Fortificazione risalente al XVI secolo, a forma di stella, con 4 bastioni a forma di punta di freccia. Questa fortezza bastionata ha un cammino di ronda situato a 43 metri di altezza, il quale offre una splendida visuale, avente la funzione di difesa della città di Antibes e di vedetta sulla vicina frontiera con la contea di Nizza. Sì, perché un tempo Nizza non era francese e il fiume Var segnava un confine naturale. A est di Nizza, infatti, troviamo un forte gemello, nella cittadella di Sant'Elmo di Villafranca, oggi Villefranche-sur-Mer. E torniamo quindi anche a Villefranche-sur-Mer, a un passo dalle location della scorsa puntata. Questa cittadella fortificata è orientata specularmente al Fort Carré di Antibes e ne è talmente somigliante che viene sempre utilizzata per raffigurare Palmira. Spesso è difficile distinguere quali scene siano state girate in un forte piuttosto che nell'altro. Ma spostiamoci laggiù, dove quegli archi hanno un'aria familiare. Ed eccoci alla cittadella di Villefranche-sur-Mer. Questi 3 archi ve li ricorderete perché fanno da sfondo, ovviamente il parcheggio è vuoto, è tutto ricoperto di terra, non è certamente asfaltato. Dicevo, questi 3 archi rappresentano l'interno di Palmira dove Domino viene venduto all'asta dai berberi. Nel frattempo 007 fugge dalla sua cella, precisamente in questo punto. In quest'altro punto, invece, è stato costruito un apposito set che rappresenta l'ingresso alla fortezza. Se gli esterni di Palmira, sia dentro che fuori le mura, utilizzarono i 2 forti che abbiamo appena visto, per gli interni ci spostiamo dall'altra parte del piccolo golfo di Villefranche e precisamente a Saint-Jean-Cap-Ferrat, all'interno della lussuosa Villa e Frussi de Rothschild. Largo fa il suo ingresso proprio da questa porta di ferro caratterizzata da intricate decorazioni. E queste scene sono girate nel salone d'ingresso. Costruita tra il 1905 e il 1912, questa magnifica Villa Rosa presta i suoi interni alla residenza nordafricana di Palmira e merita assolutamente una visita, anche per i suoi meravigliosi giardini e per le varie stanze della baronessa Beatrice. Mi trovo nel patio di Villa e Frussi de Rothschild. L'avete riconosciuta, vero? Guardate bene le colonne. Non sono tutte di marmo rosa. Alcune sono dei pilastri d'acciaio su cui è stato dipinto un trompe-l'œil per farle sembrare di marmo. Questo è l'interno di Palmira, dove Largo fa il suo dono di nozze a Domino prima di lasciarla. Questo è il mio
Regalo di nozze. Non ci troviamo solamente in una location bondiana. Questa è una delle più belle ville della Costa Azzurra, con la sua collezione di oggetti d'arte e i suoi 9 giardini a tema. In quello principale, il giardino francese, fontane musicali sgorgano dal grande stagno, con giochi d'acqua a tempo di musica, come in un grande balletto acquatico. Ci sono 9 giardini e sono passato da quelli giapponesi. Ora questi sono totalmente esotici. In fondo c'è un roseto. Sembra il giardino di Blofeld, nel romanzo Si vive solo 2 volte, con le sue piante velenosissime. Allora, ricapitolando. Le ambientazioni di Palmira sono suddivise tra gli interni, ripresi a Villefrussi de Rocci, la Saint-Jean-Cap-Ferrat, e gli esterni, girati presso la cittadella di Sant'Elmo, a Villefranche-sur-Mer, e il Fort Carré di Antibes. 2 fortificazioni contrapposte l'una contro l'altra, in quanto nel XVI secolo il confine era in corrispondenza del fiume Var. Entrambe le fortificazioni furono ristrutturate nel XVII secolo dal marchese di Vauban e sono oggi classificate come monumento storico. La cittadella di Villefranche ospita oggi il municipio e alcuni spazi museali, mentre il Fort Carré di Antibes è visitabile tramite visite guidate nelle quali non mancano di ricordare il film di 007. Concludiamo tornando proprio ad Antibes, dove si conclude la storia, poiché le scene conclusive della fuga da Palmira di Bond e Domino a cavallo sono state girate nuovamente a Fort Carré, all'interno del forte. E anche per questa puntata è tutto. Nel prossimo episodio analizzeremo le restanti ambientazioni ubicate in Costa Azzurra. A presto, con nuove location bondiane.